Quante volte nella vita abbiamo sognato di fare una cosa e un secondo dopo l'impatto con la realtà ci fa pensare che è troppo difficile, ci spaventa o addirittura che è impossibile realizzarla. Oggi vogliamo condividere con voi i motivi per cui non dovreste più rimandare e trovare il coraggio di fare quello che vi fa stare bene. In questo video parleremo del perché tutti secondo noi dovrebbero viaggiare a lungo termine almeno una volta nella vita e tutto quello che abbiamo imparato durante le nostre esperienze. La cosa più importante che abbiamo che non possiamo recuperare è il tempo. Spesso, per non deludere le aspettative degli altri, rimaniamo incastrati in una vita o in una routine che non ci rappresenta. Abbiamo paura di sbagliare o di essere giudicati, ma prendersi del tempo per viaggiare, conoscere, esplorare o semplicemente coltivare una passione o fare quello che ci rende più felici, vivi ed entusiasti non è mai un errore. Concedersi del tempo pensiamo sia uno dei regali più belli che una persona possa fare a se stessa, senza troppe regole o troppi limiti, semplicemente seguendo il proprio istinto. Allontanarsi da tutto e da tutti ti dà modo di pensare, di concentrarti su te stesso, su quello che ti fa stare bene, male, su quello che ti rende felice, su quello che magari vorresti fare nella vita, sui tuoi progetti, sulle tue passioni. Davvero in viaggio tutte queste voci è come se fossero amplificate e si fanno sentire e riconoscere meglio. Una delle sensazioni più belle che si prova mentre si viaggia è la libertà. E questa libertà vi fa sentire vivi, perché domani potete trovarvi in un paese completamente diverso, cambiare località, non siete vincolati, non avete nessun obbligo e potete viaggiare, andare dove volete. Immaginate un posto, voi potete raggiungerlo. E la cosa bella è anche proprio il viaggio, perché durante il viaggio incontrerete persone con magari percorsi di vita completamente diversi dal vostro e che magari per qualche giorno vi accompagneranno in questa nuova avventura. E acquisire, anche se per un tempo limitato, questa libertà è una sensazione indescrivibile e fantastica. In un viaggio a lungo termine vi renderete conto di quanto gestire il budget sia un aspetto fondamentale, piccolo o grande che esso sia. Ad esempio, per una vacanza di 15 giorni, se sforate il budget di 10 euro al giorno, a fine vacanza vi ritroverete con 150 euro in più da pagare. Ma se questi 10 euro al giorno li moltiplicate per 300 giorni di viaggio, capite che la spesa è ben differente e vi troverete fuori di 3.000 euro circa. Diciamo che questo aspetto quindi ti rende molto più disciplinato, ti insegna a pianificare meglio le tue spese e a gestire meglio le tue finanze ed è un aspetto davvero molto importante anche nella vita di tutti i giorni. Quando si viaggia per un lungo periodo ci si rende conto che l'unica persona sulla quale davvero potete contare siete voi stessi. Parenti e amici, oltre a essere lontani fisicamente, sono anche ben lontani dalla realtà che state vivendo. E questo vi dà modo davvero di entrare più a contatto con voi stessi, a pensare con la vostra testa e ascoltare solo la vostra voce. Questo sicuramente vi darà una marcia in più nell'affrontare quello che la vita in quel momento vi sta mettendo davanti. Una
Una delle parti più divertenti di un viaggio, poi, è conoscere persone diverse e culture diverse. A volte ci sorprendiamo di quanto si sia simili, come il detto tutto il mondo è paese, e a volte ci sorprendiamo di quanto siamo diversi. Il principio però rimane quello di conoscere e capire che comunque nel mondo ci sono tanti modi di pensare differenti, tanti modi magari di affrontare un lutto in maniera differente, una cosa bella, una gioia. Quindi differenti modi di vivere, e questo nell'aspetto personale è un arricchimento immenso e vi porterà a guardare sempre la persona che avete davanti con occhi diversi. Ragazzi, viaggiare vi apre la mente, si ripassa la geografia, la storia di un popolo o di una nazione. Spesso sono cose che studiamo sui banchi di scuola, ma quando vi trovate lì capite davvero l'essenza, anche l'importanza che certi luoghi o certi avvenimenti hanno avuto proprio per quella nazione, per quel popolo. Un altro modo per venire a contatto meglio con la cultura è il cibo, gli odori, i sapori, anche semplicemente gli odori appunto che sentite per strada mentre camminate. Sono sensazioni sicuramente indescrivibili e che continuano a stimolarvi, a darvi questa fame di esplorare, di continuare a ricercare queste sensazioni. È un qualcosa per noi davvero di impagabile. Nel mondo occidentale abbiamo tutto, ma spesso purtroppo ci si lamenta. Ci focalizziamo sugli aspetti negativi, dando più valore a quello che non abbiamo e ci dimentichiamo di quello che realmente abbiamo. Viaggiando si ha la possibilità di confrontarsi con persone di tutto il mondo su vari temi come la sanità, la qualità di vita, il lavoro, i soldi, i sogni, e ci si accorge che il posto perfetto non esiste. E davvero spesso, restando lontano dal proprio paese, ci si rende conto di quanto siamo fortunati e che abbiamo una cosa preziosissima, che è quella di avere la possibilità di fare quello che vogliamo e di scegliere per noi stessi. Ovviamente niente è facile e c'è sempre del lavoro dietro da fare, ma viviamo davvero in un'epoca dove abbiamo tutto e il limite ce lo poniamo solo noi. Insomma ragazzi, senza dilungarci troppo, in viaggio ci siamo sentiti orgogliosi di essere italiani. Abbiamo scoperto che il nostro tendenzialmente all'estero è un paese ben visto. Alla gente piace il suono della nostra voce, il nostro cibo, le nostre squadre di calcio. Tendenzialmente ci siamo sempre sentiti accolti e rispettati. E soprattutto il passaporto italiano è uno dei passaporti più forti al mondo e questo ci dà davvero una grande libertà di spostamento e dobbiamo essere contenti di questo. Ragazzi, il video finisce qui. Speriamo di avervi dato la carica e la motivazione di intraprendere un viaggio o qualsiasi altra cosa vi faccia stare bene. Mi raccomando però, perché non è tutto oro quello che luccica. Infatti nel prossimo episodio parleremo di tutti quegli aspetti meno divertenti e forse un po' più noiosi per quanto riguarda appunto un viaggio. Se questo video l'avete trovato utile ed interessante, sapete cosa dovete fare? Lasciarci un like, Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie!